L'insegnamento in parabole è una caratteristica tipica di Gesù. L'Evangelista Marco, nel capitolo 4 del suo racconto, ha raccolto alcune parabole emblematiche dell'insegnamento di Gesù. La prima, quasi programmatica, è quella del seminatore, a cui fa seguito un altro breve racconto esclusivo del secondo evangelista. Solo Marco presenta la parabola del seme che cresce da solo. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nel terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Questa è una parabola della grazia. È un annuncio dell'intervento straordinario di Dio che produce frutto anche senza che l'uomo sappia come avviene. Il contadino, dopo che ha seminato, può dormire o stare sveglio e la sua conoscenza dei vari meccanismi della botanica non determinano il risultato del seme. La grazia, vuole sottolineare l'Evangelista Marco, produce degli effetti straordinari per chi è disposto ad accogliere la parola. Non dimentichiamoci che Marco si rivolge soprattutto ai principianti, ai catecumeni, a quelli che sono rimasti affascinati dalla persona di Gesù, sono interessati a conoscere il suo messaggio e a incontrare la sua persona. E quindi all'inizio è necessario annunciare soprattutto la grazia di Dio. È Lui che agisce, è Lui che prende l'iniziativa. Il granello di senape dice che quella parola iniziale, piccola piccola, può diventare un albero, può accogliere gli uccelli del cielo e diventare custodia e protezione. Gesù non paragona il regno di Dio ad un granello di polvere per indicare che è piccolo. Il granello di polvere resta sempre tale quale, non cambia. Invece il seme della senape è piccolissimo. Provate a metterlo in mano su un palmo, è appena visibile come un puntino nero. Eppure da quel puntino seminato viene fuori una pianta, quasi un albero di 3 metri. L'elemento determinante è il passaggio, è il cambiamento. Parte piccolo, ma arriva grande, si trasforma, diviene. Così è il regno di Dio. Se tu lo accogli, entra nella tua vita e la trasforma. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Non dite che Gesù parlava in parabole per essere semplice, perché l'Evangelista ci ha detto il contrario. I discepoli hanno bisogno della spiegazione. Non è vero che le parabole sono elementari. Potevano capire qualcosa. Gesù annuncia il suo grande messaggio in modo parabolico, cioè toccando la realtà appena appena e provocando l'ascoltatore a ragionare, a comprendere, a entrare nella storia, a farsi lui protagonista della vicenda.
I discepoli in privato chiedono a Gesù spiegazioni, evidentemente perché non hanno capito. Le parabole non sono racconti elementari per gente semplice o popoli ignoranti. Le parabole sono elementi eleganti e dotti, frutto di una riflessione sapienziale e destinati a persone intelligenti, capaci di usare la testa e il cuore, capaci di entrare in dialogo con il Signore. Si può capire il suo insegnamento non solo perché lo si è ascoltato, ma perché rimanendo con il Signore gli si può chiedere spiegazione e il Maestro a quelli che stanno con lui spiega ogni cosa. Ma dopo il racconto delle parabole, l'insegnamento fatto con le parole, Marco sottolinea l'azione di Gesù. La sua parola è efficace, potente, realizza quello che dice. Così troviamo alla fine del capitolo 4 e in tutto il capitolo 5 una serie di racconti di miracoli. In quel medesimo giorno, finita la predica delle parabole sulla spiaggia di Cafarnao, venuta la sera, Gesù invita i discepoli a raggiungere l'altra riva del lago. Congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Il lago di Galilea è circondato da colline, ma soprattutto dalla parte orientale, le alture del Golan, spesso lasciano passare delle violente correnti di aria che suscitano improvvise burrasche sul lago. È una tempesta di vento. Gesù è stanco per la giornata, l'insegnamento, senza i mezzi di amplificazione a cui noi siamo abituati, all'aperto, ha richiesto un enorme impegno di forze e si addormenta sulla barca. I discepoli invece sono impegnati a remare, a tenere il timone, ad alzare e abbassare le vele. E il vento che soffia gagliardo contro di loro li spaventa, la barca si riempie d'acqua. Il racconto che Marco ci fa con buona probabilità deriva dall'ascolto diretto della predicazione di San Pietro. Abbiamo detto all'inizio, ricordate, che Marco è stato discepolo di Pietro, è cresciuto con lui, ha imparato il Vangelo sentendo i racconti del discepolo Simone, il quale narra questa sua reazione adirata nei confronti di Gesù. Egli, Gesù, se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Solo Marco riporta quel particolare di per sé inutile del cuscino. Deve essergli rimasta impressa l'immagine, avendo sentito molte volte Simon Pietro raccontare l'episodio, mentre lui, esperto pescatore, si dà un gran da fare per governare la barca, non vede Gesù e poi lo intravede dalla parte opposta che dorme sul cuscino, lui. Pietro deve fare un gran lavoro e Gesù dorme. Vi è mai capitato un'esperienza del genere? Di essere super impegnati e di vedere qualcun altro che invece fa niente, viene il nervoso. E Pietro aggredisce Gesù.
lo sveglia e gli dice: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Come dire, stai lì con le mani in mano, dormi, lasci fare tutto a noi? Si svegliò, minacciò il vento, disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e vi fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? No, i discepoli non hanno ancora fede. Hanno paura. In mezzo a quella notte tempestosa, i discepoli hanno paura, non si fidano di Gesù, lo rimproverano. Perché dormi? Non ti importa niente di noi? Questa è una domanda umanissima di chi si trova in difficoltà e si appella al Signore rimproverandolo. Perché mi lasci in questa situazione? Non ti importa di me? Io ho paura perché non mi fido veramente di Lui, perché nonostante tutte le parole non c'è ancora quella fede forte che mi pone al sicuro, sapendo che è Lui che gestisce la realtà. I discepoli restano meravigliati, perché Gesù appena alzatosi non si mette al timone, al remo, alla corda della vela, ma parla al vento e al mare. Il vento e il mare obbediscono immediatamente a Gesù, i discepoli no. È molto importante questo particolare. Le forze della natura obbediscono a Gesù. I discepoli invece gli resistono. I parenti lo considerano matto, gli scribi lo giudicano malignamente un alleato del diavolo. E si domandano i discepoli: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? E non hanno ancora dato la risposta. Chi è Gesù? Chi è costui? Un uomo molto potente? Evidentemente sì. È uno che si fa obbedire dal vento in tempesta e dal mare agitato. E quei pescatori se ne intendevano di situazioni del genere. Marco abilmente ha disseminato in tutto il suo Vangelo delle domande importanti. Chi è dunque costui? Ricordate nella sinagoga di Cafarnao, quando Gesù inizia il ministero, la gente si domanda: che dottrina è mai questa? È qualcosa di nuovo unito all'autorità. Adesso i discepoli fanno propria la stessa domanda. Giunti dall'altra parte del lago, incontrano un personaggio strano. Nella prima parte del capitolo 5 troviamo il racconto della liberazione dell'indemoniato della zona di Gerasa. È un racconto che Marco amplia notevolmente. Se provate a fare il confronto con la narrazione parallela di Matteo al capitolo 8, vi accorgerete di quanto sia più lungo il racconto di Marco. Quindi è una osservazione scorretta dire che Marco ha riassunto il Vangelo. Marco contiene meno episodi e molte meno parole del Vangelo di Matteo, ma non è un riassunto. Gli episodi che racconta, li racconta in modo decisamente più abbondante rispetto a Matteo. Questo è un caso tipico, l'uomo dominato dal male. È una vittima del demonio. È un uomo che vive nei sepolcri, dominato da uno spirito impuro. Lo descrive
con grande enfasi. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. È un uomo incontenibile, è una furia che vive in mezzo ai sepolcri. È un po' una immagine della umanità, di questa povera umanità in preda al male, furiosa e indomabile. Appena Gesù mette i piedi sulla riva, viene aggredito da quest'uomo furibondo, che gli urla contro insulti. Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi. Ha già anticipato qualcosa. Non tormentarmi glielo dice perché Gesù gli diceva: esci, spirito impuro, da quest'uomo. È la stessa cosa che abbiamo già visto nella sinagoga di Cafarnao all'inizio del ministero. Gesù ordina al vento e al mare: taci, calmati. Adesso ordina allo spirito immondo: esci. E questa potenza malefica che domina l'uomo si scaglia contro Gesù, non vuole essere tormentata. Gesù parla a quell'uomo, gli fa domande, gli chiede: come ti chiami? Risponde lo spirito immondo dicendo: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. In greco c'è proprio legion, che è una parola romana, latina, è una parola militare, è una parola che richiama l'esercito romano di occupazione. C'è una legione che sta occupando un uomo. C'è un problema di tipo politico-militare che interessa il popolo di Israele in quegli anni, ma c'è un altro tipo di occupazione che è molto più preoccupante di quella delle legioni romane che occupano il territorio di Israele. C'è una occupazione dei legionari diabolici. È il mondo del male che corrompe l'uomo. E la forza di Cristo libera quest'uomo con un gesto particolare. Quella legione di diavoli entra nei porci che erano al pascolo in quella regione e i porci precipitano nel mare. È un discorso un po' strano per il nostro modo di pensare. Anzitutto non dimentichiamo che i maiali erano considerati impuri e quindi nel territorio di Israele non c'erano suini. Se qui si trovano mandrie, significa che siamo all'estero. Effettivamente l'altra parte della costa del lago di Galilea appartiene alla Decapoli, zona abitata da greci, non da ebrei. Si fa riferimento alla città di Gerasa, che è a parecchi chilometri dalla riva del lago, ma era la città principale di quella regione. Siamo in un ambiente pagano, all'estero. I maiali allevati da queste persone richiamano un mondo di corruzione. Coloro che hanno sentito la notizia arrivano, vedono l'uomo posseduto dalla legione, adesso sano di mente, sereno, vestito, seduto, tranquillo. È stato liberato. Però Gesù non ha semplicemente fatto un bene a quell'uomo, ma ha anche fatto un danno agli allevatori di porci.
i quali invitano Gesù ad andarsene, che se ne vada dalla loro regione. Per farmi capire, provo a immaginare delle situazioni attuali. Pensate al grande guadagno che hanno i commercianti di droghe e il loro guadagno dipende dal fatto di avere tanti clienti. Se qualcuno si impegna a recuperare persone dalla tossicodipendenza per portarli fuori dal giro degli spacciatori, queste persone fanno un bene all'uomo, ma producono un danno agli allevatori di porci. Sentiamo spesso notizie di donne che vengono da paesi poveri e sono sfruttate, tenute in situazioni di autentica schiavitù e usate come prostitute. Se qualcuno si impegna a liberare queste donne, produce un danno, perché chi le gestisce ci guadagna ad averle schiave. È chiarissimo che chi si impegna a portare via delle persone da questi sistemi di sfruttamento produce dei danni economici agli allevatori di porci. E questi invitano Gesù ad andarsene. Dà fastidio. Un autentico impegno a favore dell'uomo dà fastidio a quelli che l'Evangelista chiama allevatori di porci, con il linguaggio simbolico dell'Oriente, cioè a chi ci sta al gioco diabolico di tenere l'uomo sotto pressione. Quell'uomo, liberato dal potere del demonio, chiede a Gesù di restare con lui, ma Gesù non glielo permise. Gli disse invece: va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Questa è una missione. Colui che era indemoniato e adesso è sano, l'uomo libero dal potere del male, diventa un missionario, un evangelizzatore. Va a raccontare ai tuoi la misericordia che il Signore ha avuto nei tuoi confronti, cioè la potenza con cui il Signore ti ha liberato. È la tua esperienza umana di liberato che devi testimoniare. Non una teoria, ma una esperienza concreta che tu hai vissuto in prima persona. L'altro episodio miracoloso che segue immediatamente nel resto del capitolo 5 prevede addirittura 2 storie di guarigione e di risurrezione, uno incastrato nell'altro. Il capo della sinagoga va a chiamare Gesù perché ha la figlia dodicenne in fin di vita. Gesù accetta di andare con lui e lungo la strada viene toccato da una donna che soffre di emorragia. Commette un atto illecito. Lei sa di essere impura, dovrebbe stare lontano dalla gente, tantomeno dovrebbe toccare un rabbì. E invece segretamente pensa che quell'uomo possa guarirla e dal di dietro tocca la frangia del mantello di Gesù e sente in lei una potenza che l'ha guarita. E Gesù sente uscire una potenza. Anche in questo caso Marco sottolinea come nessuno fosse riuscito a guarire quella donna, che aveva tentato molte cose, era andata da molti medici, aveva speso tantissimi soldi e non era guarita, anzi era peggiorata. È una pennellata quasi ironica di Marco, così come nessuno riusciva a legare l'indemoniato, nessuno riesce a guarire questa donna. Giunti alla casa
del capo della sinagoga, la bambina ormai è morta, e Gesù la richiama in vita. Al padre dice: continua ad avere fede. Fidati anche quando non c'è più vita, perché finché c'è vita c'è speranza, lo diciamo anche noi. Adesso non c'è più vita, e allora continua ad avere fede, perché quello che ritieni impossibile, Gesù lo compie e va al di là delle aspettative. Marco riporta la parola di Gesù, ipsissima verba Iesu, come direbbe lo studioso Joachim Jeremias. Le stessissime parole di Gesù, talità, cum, talità, ragazza, cum, alzati. Ma in più aggiunge Marco, te lo dico io, per dare il tono della voce di Gesù. Glielo ha detto con un comando forte, te lo dico io, alzati. Gesù comanda al vento, al mare, al demonio, alla morte. Comanda e gli obbediscono. E tutti rimangono meravigliati di questo grande potere che Gesù ha. Ritorna a Nazareth, il suo paese, in mezzo alla sua gente. E lì è un flop, un fallimento. I suoi non gli credono. E senza fede Gesù non può compiere segni prodigiosi, non può liberare chi non si fida di Lui. Siamo di nuovo in una dimensione di rifiuto, di opposizione polemica. Termina così la seconda parte della prima grande sezione raccontata dall'Evangelista Marco.